Welcome to the Avalanche Diaries breakdown tutorial. At first, insert a kick. Add a good snare. Keep going with China and guitar inserts. You can create some effects with reverbs and delays. At last, scream. Ragazzi, noi siamo qui stasera con Black Book per intervistare gli Avalanche Diaries. Ciao a tutti, sono Alessandro il cantante, Gabriele il chitarrista. Gabriele chitarrista e voce. Ok, due chitarristi, due Gabriele. Filippo batteria, Jacopo basso. Domanda che potrebbe anche farmi fare una brutta figura. Se dico Assassin's Creed? Assassin's Creed, diciamo che ci abbiamo tratto il nome del disco perché c'è un capitolo di Assassin's Creed Brotherhood che si intitola proprio Ixunt Leones. Ci ho appena giocato. Ecco, ci stavo giocando e uno dei capitoli iniziali ho detto fighissimo, e poi rifletteva proprio quello che noi volevamo trasmettere con questo disco, nel senso, qui ci sono i leoni, in questo disco, che siamo noi, ci sono i leoni, e quindi penso che bene o male ci siamo riusciti. Che cosa vuole esprimere questo vostro disco? Beh, diciamo che non avevamo la maturità che abbiamo adesso nello scrivere i testi, però nel senso non troppo problematiche dell'essere ragazzi, però quelle può essere sì, esperienze personali. Poi in alcune canzoni tipo Gehenna parliamo alla fine della vita oltre la morte, dell'inferno, però sono cose, diciamo, che si possono collegare bene poi al genere che facciamo, perché è un genere abbastanza potente, abbastanza forte. E poi molti testi alla fine parlano di amore, per quanto sia possibile parlarne in queste canzoni. Non abbiamo una base, sì, un tema fisso, quello che ci viene in base alla scrittura della canzone, alla struttura, noi la cerchiamo di farla sposare coi testi, perché poi è quello, diciamo, che dovrebbero fare tutti. Adesso come adesso, con il materiale nuovo, siamo molto più maturi, cerchiamo di scrivere delle cose un po' meno scontate, diciamo, le solite cavolate tipo Beach. Da quanti anni suonate? Da quanto tempo siete sulla scena romana e italiana? Dal 2011 con questa formazione. Abbiamo cambiato un cantante batterista, però praticamente subito, e con Jacopo e Alex ci siamo trovati benissimo perché siamo principalmente amici, perché è una cosa che in una band secondo me è la base. Se non c'è questo, come fa a esserci la band? E quindi ci troviamo da paura. Esatto. Sempre riguardando Ixunt Leones, ho notato che la copertina dell'album sembra una scena tratta dal film Hannibal, quando insomma lui propone sto cervello cotto e cucinato. È da lì che vi siete ispirati? No, in realtà volevamo, diciamo, dare un impatto e quindi ce l'avete fatta. Abbiamo deciso di non mettere nella copertina nome o titolo dell'album, infatti sta solamente al lato del CD, proprio per dare un impatto visivo. Tu scrivi principalmente i testi, e invece per quanto riguarda gli arrangiamenti fate tutti insieme o qualcuno propone e poi vi arrangiate? Vuoi dire tu? Vabbè, generalmente arriva Filippo, cioè il batterista, con qualcosa di già fatto e dice questa è la canzone, e poi noi ci dobbiamo per forza adattare e tentare di modificarla per quanto possibile. Però esatto, sì, siamo molto democratici. No, vabbè, in realtà generalmente tutti mettono qualche idea, qualcosa, quindi o partiamo da una base fatta da lui, da me o da Filippo, o anche insomma dagli altri, però generalmente abbiamo sempre qualcuno che mette un'idea di base e poi tutti che dà un input, sì, e gli altri che arrangiano, insomma. Piuttosto, per quanto riguarda il nome del gruppo, di Avalanche Diaries, che cosa significa? Un legato alla vostra esperienza o è un nome scelto così? Diciamo, non è proprio un nome casuale, però è stato un periodo per cui, diciamo, è venuto in mente a me di usare la parola Avalanche, perché era un periodo per cui ero andato in fissa per film riguardanti catastrofi naturali, cose del genere. Cose allegre. Sì, vabbè, le solite cose. Per esempio mi ero appena visto tipo il film, mi pare Frozen, mi pare. Il film dei Puffi.
Film Frozen mi ero immaginato come sarebbe stato se qualcuno si fosse, che so, perso durante una valanga, una cosa del genere, quindi mi è venuto in mente per esempio di qualcuno che per non impazzire scrive il suo diario, quello che può essere un report di quello che gli succede giorno per giorno per non perdere la cognizione del tempo. Nel senso, l'inglese poi permette di creare dei nomi carini anche con magari parole che in italiano non dovrebbero essere così belle, tipo valanga, che è una cosa, in italiano è una cosa brutta, invece avalanche in inglese è molto più, diciamo, musicale. Sì, era più musicale di altri. Poi il de all'inizio l'abbiamo voluto mettere perché dava, diciamo, un po' più di ufficialità. Esatto. Sono i The Avalanche Diaries. Sì. Piuttosto invece avete in lavorazione un nuovo disco, qualche singolo, video? Allora, intanto stiamo attualmente registrando pezzi nuovi, solo che la situazione è un po' così perché appunto questo suoneremo l'ultimo live di quest'anno perché io personalmente partirò per degli studi, tornerò l'anno prossimo e insomma faremo uscire un po' di cose mentre starò via. Cercheremo di lavorare a quattro mani anche con lui perché lui andrà a studiare come tecnico del suono, quindi potrà lavorare anche all'estero e inviarci il materiale, quindi non ci fermeremo assolutissimamente. Sì, lavoreremo a distanza, comunque 3 pezzi già sono, diciamo, pronti, dalla prossima settimana cominceremo a registrare, abbiamo un video in cantiere, quindi, diciamo, le novità fino a quando tornerà ci sono, diciamo, il lavoro ce l'abbiamo. Fino a quando tornerà, poi si vedrà, se succederà qualcosa lo faremo tornare. Se ti rivorranno indietro? No, Sì, lo amiamo. Intanto torneranno loro da me. Quello è poco ma sicuro. Insomma, una specie di relazione a distanza a tutti gli effetti. Però questa funziona. Se invece mi doveste dire uno stile, un genere o anche degli artisti che vi hanno influenzato maggiormente lungo la vostra, diciamo, carriera artistica, chi mi sapreste nominare? Allora, diciamo che la nostra cultura musicale è più che variegata da soggetto a soggetto, molto diversa, però ultimamente più o meno stiamo ascoltando tutte le stesse cose. Sì, diciamo che siamo partiti tutti da quelle che possono essere le basi dell'heavy metal, del progressive. Io, per esempio, mi sentivo Dream Theater, Astecca e l'Avenged Sevenfold, che è una passione comune a tutti, anche alla ragazza del nostro cantante. Quindi lui no, se ne so, il metalcore, il Bullet for My Valentine, gli Atreio, vabbè, poi fino ad arrivare a oggi, per cui Che nomi che mi hai ricordato. esatto, tipo 2006 a Stecca, però va bene. E adesso ci sentiamo roba un pochino più tecnica, che ne so, tipo gli Structures, i Northlane, che alla fine vediamo che hanno, non vogliamo esattamente copiarli o prendere spunto, però abbiamo visto che la nostra maturità musicale ci permette di creare cose, diciamo, simili, perché loro puntano molto sulla struttura e, diciamo, poco sui fronzoli che possono essere mettere il breakdown con la parolina o cose del genere. Quindi stiamo cercando di scrivere in maniera tale che, In modo più maturo. sì, più maturo, nel senso che magari ci si avvicinerà più volentieri un musicista piuttosto che, diciamo, qualcuno che è attratto magari dall'apparenza di un gruppo o qualcosa del genere. Noi vogliamo, diciamo, arrivare un po' più in profondità, almeno con questi lavori nuovi. Poi si vedrà, se ci riusciremo bene, se no si vedrà. Comunque siamo fieri almeno gli ultimi 3 pezzi che abbiamo fatto, secondo noi sono veramente un passo avanti, proprio a livello, pure prima la struttura ovviamente principale poteva essere 4 quarti e certi pezzi sono veramente composti da Panico, pezzi di Panico, e quindi Delirio totale. sì, però ci riusciamo a orientare bene, quindi. Avete tutti studiato sempre musica? È una passione nata da molto tempo o siete freschi, diciamo, come artisti? No, oddio, tanto freschi non siamo, anche perché non siamo proprio giovanissimi, vabbè. Quanto vorrei l'averci. Allora, siamo 88-89, tranne lui che è del 92. State cascando a pezzi, vi vedo proprio. Quindi no, studiamo da tanto, ognuno il proprio strumento, io e lui soprattutto la chitarra, perché ci conosciamo io e lui da tanto tempo, e appunto abbiamo deciso di fare un gruppo insieme. Poi ho conosciuto Filippo e così ci siamo, diciamo, abbiamo unito le nostre passioni musicali, ecco qua. Se vi doveste etichettare, non c'è via di scampo, lo dovete fare per forza, come vi etichettereste? Allora, cioè, se dovessimo etichettarci in base a quello che abbiamo, diciamo, rilasciato per l'etere, è metalcore. Però noi, nel senso, siamo affezionati a queste espressioni, non ci dà fastidio come ad altri, cioè metalcore cioè, ci ha cresciuto. Piuttosto avete fatto tour in ambito italiano, romano, internazionale, avete progetti in merito? Suonare in Italia è molto molto difficile, fuori dalla tua città. Qui a Roma, diciamo che
bene o male abbiamo il nostro pubblico che ci segue. Infatti siamo molto fieri di questo e li vogliamo ringraziare tutti che vengono sempre a tutti i concerti dovunque suoniamo in zona. Fuori dalla tua città è un po' più difficile perché la gente comunque non è molto propensa a pagare le tue spese, eccetera, eccetera, però siamo riusciti a farci un paio di live fuori e anche un live a Londra siamo riusciti a fare, prendendolo come una vacanza, dove in più abbiamo fatto un live, ci siamo veramente divertiti da morire e ringraziamo anche tutti i fan londinesi che sono venuti a vederci. Quindi avete trovato parecchie differenze, insomma, fra la scena londinese e quella romana? Ma tante proprio, lì a Londra la musica la sentono proprio loro, fa parte proprio della cultura. A tutte le ore del giorno vedi gente alternativa, gente con le magliette delle band in giro, è una cosa che qui non c'è. Ma poi gente di tutti i tipi, gente con la camicia. Anche di diverse età, ragazzi, bambini, persone un pochino più mature. Nonnino con la maglietta metalcore? No, il nonnino mi mancava, però Nonnino l'abbiamo magari visto, però gente già chiacchierata che era venuta a vedere il concerto nostro, sì, con la sua birrozza, però sì, stava a vederci. da bravo inglese con la Sì, birra, dalle 5 in poi birra, ovvio. Giustamente. E invece dove possiamo trovare attualmente la vostra musica? Allora, noi siamo ovviamente su Facebook, la nostra musica principalmente sta su Bandcamp, dove si può sia sentire l'album in streaming sia acquistarlo. Colgo l'occasione tra l'altro per ringraziare tutta la gente che ha comprato su iTunes, su Bandcamp, le copie fisiche e le copie digitali, perché ci hanno dato veramente una grande mano per le prossime registrazioni. Grazie a tutti. Che band sentimentale. Cioè, no, ragazzi, davvero siete i primi che fanno questo genere di ringraziamenti, è molto bello. No, perché io non pensavo, però effettivamente la gente compra su internet. Io pensavo che la gente scaricasse, sicuramente li scaricano pure, anzi sono contento, scaricate il disco qua. Però effettivamente abbiamo avuto anche un riscontro da questo punto di vista e siamo molto contenti. Quindi questi ricavi presi dalle vendite online andranno tutte per le registrazioni dei prossimi pezzi? Tutte per le registrazioni. Video, merchandise, di tutto. Perfetto ragazzi, allora vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi stasera e ci vediamo a breve. Grazie a voi. Grazie a voi.